bentornati sul canale per il penultimo video da Taiwan. Oggi mi trovo a Tainan, città che è stata capitale dal 1624 al 1887 e ha la particolarità di avere tantissimi, ma veramente tanti templi. Qui vedrò anche rituali, mercati ed edifici coloniali. Il tutto condito da un grande terremoto. Quindi tenetevi forte, iscrivetevi al canale per supportarmi e buona visione! Buonasera da Tainan. Sono qui di fronte al mio appartamento. Sto aspettando il padrone di casa. Sono tutti vestiti che ho dovuto lavare a mano perché non c'avevo voglia di cercare una lavanderia. E niente, buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno, sto andando in centro a piedi, nonostante siano appunto sui 3 km, perché la città ha le cose da vedere abbastanza concentrate. Da una parte sono tutte in centro, poi c'è un'altra parte che è la parte del forte e dove c'è qualcosina di naturale che vedrò nel pomeriggio. Però intanto mi guardo intorno, insomma. Comunque, inizio a parlare della città, perché è la città più antica dell'isola. Fu capitale dal 1624 al 1887, quindi dal periodo olandese al periodo Qing, e è famosa per i suoi templi. Infatti è la città con più templi buddisti e taoisti in tutta Taiwan. A proposito di templi, questo è il tempio del dio della città, costruito nel 1669. Tanto stanno veramente mettendo a dura prova la mia pazienza. Costruito nel 1669, e questo lo fa il tempio del dio della città più vecchio di tutta l'isola. I City God Temple sono semplicemente i templi degli dei della città, quindi proteggono le varie città in cui sono stati costruiti. Sto arrivando al secondo tempio, che è famoso per i suoi rituali, si chiama Dongyu Temple, e infatti mi fa morire che fermino tutto il traffico per minuti e minuti. È vero che poi sono bravissimi a farlo ripartire, insomma, però non so ogni quanto ci siano queste cerimonie, diciamo, se ci siano tutti i giorni e se siano tutto il giorno soprattutto. Comunque vado verso i prossimi templi, ce ne sono una marea, proprio una marea. Allora, adesso sono arrivato al santuario di Koxinga, che è stato questo generale cinese alleato, diciamo, dei Ming e contrapposto alla dinastia Qing, e che soprattutto mise fine all'occupazione olandese qui a Taiwan. Koxinga morì nel 1662 e dopo la sua morte i taiwanesi costruirono un tempio in suo onore. Inizialmente questo tempio si chiamava Tempio Kaishan e nei secoli successivi venne cambiato un po' di volte. Uno perché i giapponesi vietarono il culto di questo Koxinga, e poi venne ristrutturato. La struttura attuale, diciamo, che è stata finita nel 1964. Questo devo dire che mi sembra più simile ai santuari che ho visto in Corea l'anno scorso, con questi ampi piazzali interni e i porticati. Mentre sono appena uscito da questo tempio, là si vede già il prossimo.
e è dedicato a Lady Lin Shui. È stato costruito nel 1736 e si tratta di una ragazza che si dice che fosse estremamente intelligente e che avesse dei poteri. La leggenda vuole che quando una grave siccità colpì la provincia del Fujian, questa ragazza allestì un altare e pregò affinché piovesse. Il problema è che era incinta e gli sforzi portarono a un aborto e alla sua morte. Sul letto di morte si dice che lei affermò che d'ora in poi sarebbe diventata la dea delle levatrici, aiutando le donne che soffrono di parti difficili. Comunque ho notato che praticamente tutti i templi hanno spiegazioni in inglese, quindi molto buono e per niente comune, da quanto ho visto nelle tappe precedenti. E altra cosa, ci sono una marea di motorini, ma addirittura, guardate, qua c'è la corsia proprio per i motorini, ma non solo i locali usano tanto i motorini, ma anche i turisti. Infatti ci sono una marea di negozi di noleggio motorini. Turisti che per l'inciso sono al 99% o di qua o cinesi. Lungo questa via, siamo totalmente in centro, c'è chi ha un negozietto per turisti, ma chi come qua dietro fa massaggi o chi legge anche la mano. Questo qua che fa i massaggi non ha clienti, ma il signore che legge la mano ne ha parecchi. Sono arrivato al tempio confuciano di Tainan, costruito dal figlio di Kexing nel 1665 e poi ampliato a partire dal 1885 durante quindi la dinastia Qing. Curiosità, è il primo tempio in cui bisogna pagare di tutta Taiwan, che ho visitato in tutta Taiwan, e comunque $40 taiwanesi, che sono circa 1,10 €, quindi nulla. Ho preso dei bao, tra cui il bao al tofu puzzolente, che se non sbaglio è uno degli alimenti più puzzolenti al mondo. Sono curioso ma anche molto spaventato. Non puzza tanto, cioè ho sentito di peggio. Allora, sono alla Yashi Department Store, che è il centro commerciale che dovrebbe essere il più antico di Tainan, aperto nel 1932. Il problema è che c'è la fila per entrare e quindi sinceramente non farò la fila e non entrerò. Qui addirittura ci sono 1, 2 e 3 templi. In particolare questo è il santuario ancestrale di Zheng Chengdong, o santuario ancestrale di Kexing, che non è da confondere con il vicino santuario di Kexing. Sì, è un po' un casino, diciamo. Comunque questo è un santuario di famiglia costruito nel 1663 dal figlio di Kexing per appunto venerare il padre. Sono arrivato al tempio statale del dio marziale, immerso nei motorini. È anche conosciuto come tempio marziale dei riti sacrificali di Tainan, e in precedenza è stato il palazzo di Kexing e in generale dei membri della famiglia imperiale Ming che si ritirarono qui negli ultimi giorni della dinastia Ming. Il tempio è dedicato alla divinità Guangong. La statua all'interno è stata portata direttamente dalla Cina. Risale al 1663 e è stato costruito dal figlio maggiore di Kexing. Negli anni fu ristrutturato, modificato, ampliato e nel 1727 fu elevato al rango di tempio ufficiale.
Allora, adesso mi dirigo all'ultimo tempio di quelli che vedrò qua in centro, praticamente direi che sono anche abbastanza, e poi mi dirigo verso la parte nord. Eccomi al Gran Masu Temple, conosciuto anche semplicemente come Masu Temple. È dedicato alla dea Masu, dea del mare e protettrice dei pescatori, dei marinai e di tutte le professioni legate al mare. Venne costruito nel 1664, ma in verità come tempio per il principe della dinastia Ming. Nel 1683 la dinastia Ming si arrese all'impero Qing e il tempio fu riconvertito, diciamo, in favore appunto della dea del mare. Sono a Shannon Street, che è una delle vie più famose per lo shopping e tradizionali, diciamo. Questo è un negozio con cose, devo dire, un po' tutte a caso, ma non c'è nessuno, ci sono sui prezzi e qua c'è da mettere il cash senza che nessuno controlli. Solite cose che si dice, no? In Italia non durerebbe 30 minuti. Ora camminata lungo questo canale che sbocca direttamente in mare, sono più o meno 3,5 km, così da arrivare al quartiere Amping, che conserva testimonianze del periodo olandese. Là davanti a me c'è il forte di Amping, che è stato costruito da Koxinga nel 1661 se non sbaglio. Non entrerò perché manca veramente poco la chiusura. Comunque, essendo una zona di porto, qua c'erano tanti mercanti ovviamente. Le case che ci sono, che si vedono camminando, sono state però tutte restaurate. In questa zona ci sarebbero altre due cose da fare. Una, la Amping Tree House, che è là dietro, è una casa che praticamente è stata abbandonata e poi mangiata dalla natura. Poi, seconda cosa, che forse sarebbe potuta essere carina, navigare lungo questi canali. Io non sono venuto prima perché farò una cosa simile, molto simile, nella mia prossima destinazione dopo Taiwan. Da bravo italiano sono venuto in un ristorante che si spaccia per italiano e abbiamo le linguine col pollo con una salsa giapponese, un sacco di roba col pesto e il pesce. Vediamo se me ne pentirò. Ma alla fine non era male, cioè, ho preso una pasta allo scoglio, strano perché saranno dentro anche broccoli, carote, zucchine, però non era male. Adesso mi faccio altri 2 passi per queste vie vicino al porto e vedo magari se riesco a trovare qualcos'altro da stuzzicare. Sto ritornando verso la Shannon Street, la strada che ho visto anche prima, quella più antica di Tainan, perché penso che la sera sia molto bella. Direi che potrebbe essere l'epilogo ottimo per concludere la giornata qua a Tainan. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine del video e vi do appuntamento a settimana prossima per l'ultimo video da Taiwan, sempre mercoledì, sempre alle 18. A presto!
Comunque sono le 23, mi stavo proprio mettendo a letto, cioè ero già a letto e c'è stato un altro terremoto di in teoria magnitudo 5. Qua si è sentito anche abbastanza, molto breve, però non il massimo, devo dire.